Corrado Coccia presenta Le storie di Corrado. La musica per me è un profumo di lavanda, una pelle setosa sulla quale poggiarsi. Le parole sono il mio cruccio perché dicono, raccontano. Le canzoni vanno scritte ma non descritte, ma qui in questa nuova avventura proverò a descriverne la genesi. Episodio 9. Piccole risposte al cielo. Ciao amici, è un po' di tempo che non mi faccio vivo con i miei podcast. Due cose. Allora, la prima è che l'ultima puntata, cioè l'8ª, ero in compagnia della solita rompiscatole, cioè Roberta Tantillo. Io la chiamo rompiscatole, ma in realtà gli voglio un bene dell'anima, lo sapete tutti e lo sa anche lei. E la seconda cosa che volevo dirvi era appunto che, avendo ospitato la Tantillo, mi ha rotto un po' le uova nel paniere, nel senso questi podcast sono nati tutti quanti per spiegare, insomma, per raccontare la genesi delle mie canzoni, anche se, come si dice, come ho detto nell'introduzione, le canzoni andrebbero scritte ma non descritte. In ogni caso ho preso questa decisione, è un po' che, ripeto, non faccio podcast, di solito mi faccio anche un canovaccio, cosa peraltro che non ho fatto stasera, e quindi andrò a ruota libera, non taglierò nemmeno se ci saranno errori, insomma, ma chi se ne frega, l'importante è raccontarcela e raccontarmi, visto che da qualche settimana, da qualche mese a questa parte, seppur poco, anche se veramente di poco, ma gli iscritti al mio canale YouTube Le Storie di Corrado sono sensibilmente aumentati, si è venuto a creare anche un certo interesse da parte del pubblico che vuole scoprire qualcosa in più della mia vicenda musicale, artistica e non solo. E quindi insomma ho deciso di andare a ruota libera, come se avessi una platea di fronte a me, senza appunto avere il gobbo, avere un canovaccio da rispettare. Ebbene, questa decisione l'ho presa in occasione di questa canzone che vorrei raccontarvi prima di farvela ovviamente ascoltare e mettervela subito dopo le mie parole. Io anni fa vidi un film meraviglioso, Autumn in New York, che parlava della vicenda amorosa fra un lui e una lei, come tanti film d'amore del resto. E lui era Richard Gere, lei era Winona Ryder, due attori straordinari che ho sempre amato indipendentemente dalla trama dei loro film. E però la cosa che mi colpì era questa vera storia d'amore, perché alla fine lui era un gigolò, era una persona che aveva 1000 donne, tutte belle, tutte ricche, ma si è innamorato di quella più sfigata, passatemi il termine, nel senso buono della parola. Si era invaghito di questa ragazza molto giovane, molto più giovane di lui, che però aveva anche le ore, i giorni, i mesi contati perché era malata. E però ecco, lui mise da parte per un certo periodo la sua spocchia, il suo essere bello per tutti e per tutte, e si innamorò perdutamente appunto di questa donna, fino a fare cose che non aveva mai fatto prima. Insomma, a me quel film colpì parecchio, ci piansi pure sopra. Io difficilmente ho la lacrimuccia facile, anche se ce l'ho molto facile su determinate storie che mi ricordano la mia infanzia, anche gli stessi cartoni animati. Io dico sempre che piango più per Heidi, che qualcuno farà sorridere, invece che magari per qualche film veramente toccante. Ecco, però per quello che riguarda i film, a me colpì quel film, appunto Autumn in New York, e poi Hachiko, sempre Richard Gere protagonista. Insomma, se non si era capito, Richard Gere è il mio attore preferito hollywoodiano. Ebbene, questa storia, ripeto, mi colpì parecchio. In quel periodo stavo scrivendo il mio terzultimo disco, che si intitola Chiaroscuro. Ecco, apro e chiudo una parentesi, ero partito con il primissimo album autoprodotto qui nel mio studio, per poi passare a parlare di quello che poi è diventato un disco incredibile, perché vi ricordo che il secondo lo incisi con l'Orchestra Sinfonica di Roma, l'orchestra che poi utilizzò Ennio Morricone, il maestro Morricone,
e insomma fu veramente un sogno ad occhi aperti diretto dal maestro Danilo Minotti. E tornando a noi, ecco, quel disco lo stavo scrivendo nel periodo peggiore della mia vita e quindi avevo anche probabilmente tutti i sensi aperti, ecco, e per quello mi commosse quella trama di quel film. La parte difficile, insomma, della mia vita che mi accompagnava in quel periodo è che arrivavo dal divorzio, insomma, della serie Parliamo un po' di me, e anche dalla morte dei miei genitori, che sono morti praticamente uno dietro l'altro nell'arco di pochi mesi. E intanto io avevo questa specie di patto di ferro con il mio produttore discografico, e quindi dovetti per forza di cose portare a casa il lavoro. Tutto questo, ripeto, con tutti i dispiaceri sulle spalle, ecco. E scrissi una canzone che mi ricordò quel film, poi mi ricordò anche una vicenda personale, ma ovviamente solo a tratti, perché io spesso dico, e lo dico con molta coscienza, questa cosa: io non parlo tanto di me nelle canzoni, ma parlo degli altri con gli occhi miei. Questa frase stupì anche un DJ che mi ospitò in una radio, ma in effetti sembra una frase fatta, scritta, pilotata, ma è così. E quindi quella storia mi segnò, ecco, e poi anche l'ambiente, perché quel film era girato appunto in autunno, no? Autunno in New York, e io in quel periodo ero durante il mese di ottobre, novembre, insomma, e quindi i tempi coincidevano. Spesso e volentieri mi trovavo a passeggiare al Parco Sempione di Milano, che insomma, ricorda in qualche modo con molta fantasia anche Central Park a New York, no? E dove poi sono state girate molte delle scene che insomma si possono apprezzare nella pellicola. Però ecco, con molta fantasia il Parco Sempione era Central Park, e quindi mi sono ritrovato veramente parecchie volte all'interno di quella pellicola, di quella trama, di quel film. E quindi scrissi questa canzone che adesso vi presenterò, che si intitola Piccole risposte al cielo, un titolo piuttosto bizzarro, però a volte si ha la sensazione di dover cercare delle risposte, anche piccole. Se poi non si trovano, si chiedono al cielo appunto queste risposte. Non so se mai mi siano venute giù come le parole che spesso cerco per farle diventare canzoni, però ci ho provato e a mio avviso questa è una delle mie canzoni più riuscite, e spero che vi piaccia e vi do appuntamento al prossimo episodio, il 10° in questo caso. Buon ascolto e ci sentiamo presto. Ciao. Scrissi poesie, frasi d'amore, grandi bugie, le misi insieme, poi te le mandai in inverno per scaldarti appena un po'. Le chiudesti in un cassetto per la troppa gelosia. Io ti aprii il mio cuore, casa mia. Scrissi per te dolci poesie, poi ti mandai pagine bianche, disegnasti a china un sogno, colorai e sognai con te. Fu come baciarti in Francia dentro a un quadro di Chagall. Tu mi apristi il cuore, casa tua, a un passo verso il sogno giusto, a un passo tra di noi. Scendeva muta e lenta, la neve rallentò quel passo a due. Noi ballammo un vecchio Fred Astaire, io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Furtivo e breve il nostro amore, come i colori di novembre.
Poi venne Natale e ci scambiamo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta e sbagliammo anche la strada. Noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte. Lessi poesie, frasi d'amore, grandi alchimie. Fu il temporale che mi ricordò l'abbraccio, il riparo e poi l'addio. Calde notti e freddi inverni, l'imprudenza e la follia. Io sarò l'inganno, la magia. Udimmo solo il vento, il giorno in cui stringemmo il patto a due. Un tempo squadernato, quel passo scordinato e quell'idea di ballare un vecchio Fred Astaire. Io dentro una stanza vuota e tu fuori con tutta la città. Fu furtivo e breve il nostro amore, come i colori di novembre. Poi venne Natale e sussurrammo frasi infiocchettate, poi partimmo senza meta e sbagliammo anche la strada. Noi, piccole risposte al cielo, noi, piccole risposte al cielo, piccole risposte.